Ciao a tutti e benvenuti in quello che sarà un video pieno di novità, 3 in particolare. Vi voglio infatti presentare Marco, il nuovo volto di smartworld.it che già abbiamo incrociato nell'ultimo video dedicato agli EDC, casomai lo potete recuperare qua sopra. Poi vi voglio parlare del nostro nuovo ufficio, ovviamente ultra high tech, e nuovo ufficio in nuovo palazzo, ovvero il primo palazzo Smart World al mondo. Veramente tanta carne al fuoco, quindi iniziamo subito. Allora no, come probabilmente avete già capito, nessuno dei 3 filmati che avete appena visto è reale. Sono stati tutti generati dall'intelligenza artificiale, nello specifico Sora di OpenAI, che ormai sto provando da qualche tempo. E questo video infatti è dedicato a lei, ma non solo, è un po' una riflessione sulle IA generative che creano video e che forse ci riguardano tutti più da vicino di quanto magari si potrebbe pensare. Ma andiamo con ordine, vediamo come funziona Sora, quali sono i suoi punti di forza, quali sono le sue debolezze e qualche considerazione appunto generale su questo tipo di intelligenze artificiali. Allora, quella che vedete è la home page di Sora che ci presenta alcuni dei video in evidenza. È una cosa abbastanza tipica, per esempio se andiamo su Midjourney abbiamo praticamente la stessa cosa, cioè una serie di immagini create dalla comunità, in questo caso di video featured, che dovrebbero esaltare appunto le qualità di Sora stessa. Subito sotto poi abbiamo i video più recenti, sempre creati dalla comunità, poi abbiamo quelli su cui abbiamo fatto like e più in basso c'è la nostra libreria dove appunto potete riconoscere il nostro Marco che è stato generato in tutto e per tutto dall'intelligenza artificiale con questo prompt. Un tech reviewer italiano spiega il funzionamento di una IA per generare video, è seduto dietro a un tavolo di legno e alle sue spalle c'è una vetrina piena di action figure. In teoria doveva essere una cosa che ricordava questa stanza, ma va anche bene così. Come funziona quindi Sora? Qua in basso abbiamo il cuore del nostro generatore di video dove possiamo andare a scegliere il formato, questi sono i 3 disponibili, la risoluzione, massimo 720p nel piano che ho io, ma si può arrivare fino a 1080p, e lunghezza massima, 5 secondi nel piano che ho io, si può arrivare fino a 20 secondi. Inoltre per ogni prompt possiamo generare 1, 2 o 4 video. E anche qui li potete selezionare, di nuovo io ho un limite, in questo caso a 2 video al massimo. Qui sulla sinistra abbiamo alcuni preset, none è quello appunto nessun preset, gli altri bene o male li potete andare a vedere qua nella loro descrizione, si tratta di preimpostazioni utili nel caso in cui generate per esempio molto spesso degli stop motion. Qui c'è appunto un tema preimpostato per gli stop motion con alcune accortezze che l'IA utilizzerà sempre quando lo andate a selezionare. Ne potete ovviamente creare anche voi di nuovi in modo da adattarli a quello che è il vostro utilizzo poi appunto della IA stessa, e possiamo anche andare a caricare foto o video che poi ritroveremo tutti quanti nella scheda upload disponibile qua di lato. Non è possibile, quantomeno non nel piano che ho io, caricare delle foto con volti di persone che poi possono essere utilizzati dal programma, quindi dovete caricare comunque oggetti o cose dove non ci siano raffigurate persone in carne e ossa. E per il resto direi che è tutto abbastanza intuitivo, cioè qua andate a scrivere il prompt, lui genera il risultato e poi il risultato lo trovate nella scheda all video, e i video che vi piacciono di più potete anche fare una stellina, metterli tra i preferiti e così li ritroverete più facilmente. Questo a grandi linee per quanto riguarda il funzionamento generico di Sora, ma come genera quindi i video, come sono in termini di qualità i video generati da Sora? Un campo nel quale secondo me eccelle è quello dei video paesaggistici. Se gli dite di riprodurre per esempio una collina tipica toscana come questa, ripresa dall'alto da un drone, sfido chiunque a dire a colpo d'occhio che questo filmato è stato generato da una IA e non è un vero filmato ripreso da un qualche drone che stava sorvolando una zona collinare toscana o meno, soprattutto se non ci sono dei landmark, dei punti ben riconoscibili. È molto difficile andare a capire che questo video non è stato generato dall'intelligenza artificiale. Se andiamo a mettere invece qualche monumento famoso, come per esempio il Duomo di Firenze, i più informati potrebbero accorgersi che c'è qualcosa che non torna. Ma di nuovo non è proprio banalissimo capirlo, soprattutto per chi magari non viva, in questo caso a Firenze, oppure per chi non abbia visto dal vivo la Sfinge. Questo potrebbe essere un filmato in fondo credibile, ripreso da un drone che sta sorvolando la Sfinge o ancora il Colosseo di Roma. Se non lo avete mai visto bene di persona, se non conoscete com'è quella zona di Roma,
Una breve clip come questa potrebbe facilmente ingannarvi. Ma che succede quando andiamo a mettere degli esseri umani nel mix? Perché quelli effettivamente il nostro occhio è più allenato a vederli, a riconoscerli e a capirne eventuali imperfezioni. Diciamo che in generale dipende soprattutto dal livello di movimento. Per esempio, guardate questa breve clip di un uomo che sta scattando una fotografia seduto su una nuvola. Ora, è ovvio che non sia una scena reale perché nessuno può stare seduto su una nuvola, però di per sé non è detto che questa sia una scena ricreata dall'intelligenza artificiale, potrebbe essere benissimo computer grafica o qualche effetto speciale, perché di per sé quest'uomo è fatto bene, la sua posa stessa è fatta bene, non c'è un qualche elemento che ci indichi che questa scena è falsa, che non è mai esistita in nessuna sua componente. Anche il filmato di Marco all'inizio, con lui che faceva dei movimenti di mano però piuttosto limitati, era tutto sommato credibile. O se guardiamo anche questo telegiornale, non c'è niente di troppo assurdo, anzi c'è un altro punto di forza di Sora che sono le scritte. Lo avete visto anche nel palazzo Smart World, la scritta Smart World sulla cima del palazzo era perfettamente credibile nonostante fosse tra l'altro in prospettiva e fosse una scritta anche abbastanza lunga, cosa che invece non si può dire altrettanto di Midjourney o di altre IA che nel generare testo sbagliano molto facilmente. In generale poi se ci spostiamo nella sfera dell'incredulità, Sora non ha grossi problemi. Se gli chiediamo di disegnare una sfera di vetro che rotea a mezz'aria in una foresta, per quanto ne sappiamo noi potrebbe essere computer grafica o qualche altro effetto speciale, non per forza un video generato dall'IA. Cioè è quello il punto, cioè capire immediatamente, oppure no, che un certo filmato è stato generato dall'intelligenza artificiale. In questo caso secondo me non era immediato arrivarci, come per esempio in questa nave pirata che naviga all'interno di una tazzina da caffè. Allo stesso modo Sora fa abbastanza bene, devo dire, i video di animali, soprattutto quando sono riprese molto ravvicinate e anche lì con scarso movimento. Questo leone sembra ripreso da un filmato del National Geographic e solo alla fine, con quel rapido cambio di inquadratura e con quella improvvisa movenza del leone, si intuisce che c'è qualcosina che non torna. Ma anche questo gatto che si rotola vicino al PC di per sé è credibile. Non è credibile nell'ambiente in cui è inserito e qui arrivano i limiti di Sora. Più è coinvolta la fisica e più diventa un problema, per due motivi. Primo, la compenetrazione tra i corpi, che quando ci sono tanti oggetti non funziona. Guardate per esempio questo campo da basket ripreso dall'alto, i giocatori vanno, scompaiono, la palla stessa c'è, poi non c'è, non torna nulla proprio a livello di compenetrazione e di movimento. Oppure il movimento delle auto in questo incrocio affollato dove qualcuna sparisce, dove comunque tutte quante si muovono troppo all'unisono, si intuisce che c'è qualcosa che non va. O ancora quest'altro gattone che si rotola sul pavimento con delle movenze iniziali abbastanza senza senso, o la bambina che rincorre le volpi e la volpe a un certo punto scompare spersa nell'erba. O ancora guardate quest'auto che sfreccia tra le nuvole. Prima c'era stato l'esempio credibile dell'uomo seduto sulla nuvola, in questo caso ho aggiunto più movimento e l'auto non ha senso perché va dritto pur essendo in drift. Non torna proprio nulla del suo movimento per quanto possa essere incredibile la scena stessa. Per non parlare poi di Wolverine che lotta contro un salmone, che evidenzia un altro limite di Sora, che è quello che non può ricreare personaggi famosi anche immaginari, a maggior ragione se sono personaggi veri. Questo qui non è Tom Cruise che sta correndo, eppure io gli avevo chiesto di farmi un video con Tom Cruise che stava correndo, ma chiaramente per ragioni anche di protezione sia del copyright che dei volti altrui, che per evitare deepfake, Sora non può creare video del genere. E va benissimo che non possa farlo, sia chiaro. Tutta questa attenzione però per esempio non c'è sui marchi. È stato possibile ricreare per esempio questo filmato con il Google Campus sullo sfondo, va bene che la G di Google cambia colore, ma comunque quello bene o male è il logo di Google e c'è la mascotte di Android che balla. Oppure questo è un credibilissimo esterno di un McDonald's che se non vi dicessi che l'ho creato io con Sora, probabilmente non credereste che questo filmatino è stato fatto da una IA. Questo cartone animato invece doveva riprendere in qualche modo One Piece, ma One Piece è protetto dal diritto d'autore secondo Sora e non può essere riprodotto. Il prompt è stato modificato in modo da ricreare
qualche cosa di vagamente piratesco, forse, non lo so. E guardate l'assurdità, questo filmato di una serie di cani al pub, per quanto è ovvio che sia inventato, è più credibile in tutto rispetto a quest'altro filmato di un gruppo di ragazzi che giocano a poker, perché le fish in questo caso vanno, scompaiono, ci sono, non ci sono. Di nuovo, quando c'è fisica e movimento coinvolti, è facilmente un problema, anche all'interno dello stesso prompt, cioè lo stesso prompt che ha generato questa bellissima veduta aerea, che secondo me risulta molto credibile al netto del fatto che ci sono due fari, è lo stesso prompt che ha generato quest'altra cosa che sembra tratta da Inception, in cui il mondo è sottosopra per certi versi e non vi so nemmeno dire io perché. E se si tratta di andare ad animare delle foto, cosa che vi ho detto è possibile fare, il risultato è spesso abbastanza grottesco, come nel caso di questo Lego o nel caso in cui proviate a ricreare una delle scene del trailer di GTA 6 in cui spuntano aerei praticamente dal nulla con uno stile grafico completamente inventato e insomma completamente privo di senso. Questo non vuol dire che ogni volta che ci sia del movimento coinvolto Sora faccia schifo. Queste bambine che saltellano in un compleanno sono tutto sommato abbastanza credibili e anche quest'altro gruppo di bambini tutti intenti a usare il proprio smartphone ha abbastanza senso, forse al netto della bambina alla quale manca un pezzo di manica, non so bene per quale ragione, ma non c'è comunque nessun elemento particolarmente fuori dal coro, per quanto disturbante possa essere vedere dei bambini così piccoli tutti col cellulare in mano. O questa ripresa sulle montagne russe, sì, all'inizio è un po' lenta, ma potrebbe essere semplicemente stata rallentata, no? Però più elementi ci sono e più è probabile che notiate qualcosa che non torna, che sia a livello proprio di movimento o di interazione tra oggetti che non hanno, passatemi il termine, la coscienza della presenza l'uno dell'altro all'interno della stessa scena. E se poi andiamo a usare la funzione storyboard che ci consente di creare due prompt per due momenti distinti della stessa scena, io per ora ho avuto risultati soltanto disastrosi. In queste scene che state vedendo, la ragazza a un certo punto doveva lasciare andare il telefono che doveva cadere a terra e spiaccicarsi. Ed entrambe sono completamente un disastro da ogni punto di vista, tra le peggiori che Sora abbia generato nelle settimane di prova in cui l'ho utilizzato. E se pensate che la colpa sia di Sora, che sia lui che non è tanto buono, che è quello che in fondo pensavo anch'io, ho provato allora anche Runway, che è un'altra IA per la generazione di video, e quelli che state vedendo ora sono i risultati con gli stessi identici prompt che avevo dato a Sora. Non ce n'è uno che su Runway sia andato meglio, sono tutti peggiori dal punto di vista sia del fotorealismo che della fisica, compenetrazione e via dicendo. Non c'è quasi niente che torni, soprattutto nelle scene più in movimento. Ora, quando si parla di intelligenza artificiale viene spesso ripetuto un po' un mantra, cioè che quella che stai usando adesso è, per esempio, la Sora peggiore che ci sarà. Perché? Perché questi sistemi progrediscono così rapidamente che nel giro di pochi mesi tutto sarà incredibilmente migliore. Del resto è stato così con ChatGPT o con Gemini. Chiunque li abbia usati nel corso dell'ultimo anno si sarà accorto di quanti progressi abbiano fatto e di come rispondano molto meglio adesso alle stesse domande che magari potevamo porre un anno fa. Sui video, ecco, permettetemi di essere un pochino più scettico, cioè ci sarà sicuramente del miglioramento, ma non in tempi così rapidi, perché qui non si tratta soltanto di ricreare una singola immagine che sia realistica, ma di ricreare una sequenza di fotogrammi, quindi di immagini realistiche, dove ciascuna di queste deve anche essere realistica nel suo insieme. Ciascun elemento deve essere in raccordo con gli altri elementi e ciascuno di questi si deve muovere e comportare con una fisica che sia quella del mondo reale, che non è banale perché non si tratta solo di ricreare una palla, ma di far comportare quella palla come una palla, quindi col peso di una palla, con la tendenza a rimbalzare di una palla, che non è la stessa di una sfera di vetro che cade per terra, mentre invece questi sistemi bene o male sono stati addestrati a ricreare qualcosa che avevano già visto e in questo ci riescono bene. Il problema è che poi le situazioni in cui li andrete a inserire creando i vostri prompt sono magari molto diverse dalla scena iniziale che era stata usata per addestrare l'IA
e quindi anche il comportamento fisico e realistico che dovrebbero avere è completamente diverso ed è un problema non di poco conto da superare. E poi avete visto, no, tutti quei limiti sulla risoluzione, sulla durata. Ok, si possono superare, ma come? Si può arrivare in 1080p con clip fino a 20 secondi, quindi comunque una buona risoluzione, ma non certo proprio allo stato dell'arte, e una lunghezza comunque limitata, soltanto con il piano Pro di ChatGPT, che costa $200 al mese. E anche con il piano Pro avrete 10.000 crediti per utilizzare Sora e pensate che un filmato di 20 secondi in 1080p ne consuma 2.000, quindi ne potete fare 5. Terminati quei 10.000 crediti, poi non è che non lo potete più utilizzare, ma passerete nella coda relax, che quindi è più lenta e ci mette senz'altro più tempo e ha più limitazioni rispetto a quelle, ai filmati che potete generare con i crediti che si rinnovano soltanto ogni mese. Sono dei grossi limiti anche per un piano che costa $200 al mese. Sai, finché quello da $20-25 come ho io potrei anche capire, ma $200 è già una bella differenza. Segno che comunque Sora rimarrà limitato. Io tra l'altro l'ho potuto utilizzare tramite una VPN perché in Italia ancora non è disponibile, mi sono dovuto collegare a un server americano in modo da navigare con IP statunitense per ingannare, diciamo, il sistema, ed è anche un bene perché poi questo aprirebbe il campo al discorso sui deepfake che poi ci porterebbe molto lontano. Benissimo che OpenAI abbia impedito di utilizzare volti di personaggi famosi, non è detto che tutte le IA che genereranno video facciano altrettanto e quello potrebbe essere un problema, ma al di là del volto famoso, nel momento in cui fosse possibile generare qualsiasi clip credibile con software di questo tipo, sarebbe comunque un problema. Quindi è bene che la progressione sia lenta ed è bene che ci siano anche degli alti costi e dei grossi vincoli dietro, proprio per evitare un'eccessiva facile diffusione di deepfake, che poi sì, quelli sarebbero un problema probabilmente ben più grande, visto che la gente anche oggi crede a delle immagini palesemente create dall'intelligenza artificiale che pure su Facebook generano valanghe e valanghe di like e di commenti con persone che si illudono che quelle che stanno guardando siano delle scene vere quando invece sono palesemente finte. E figuriamoci cosa non succederebbe con dei video dietro. Avremo insomma modo senz'altro di riparlare di Sora e delle altre IA che generano video nel corso dell'anno, così come tante altre cose, per esempio cosa sono questi occhiali che sto indossando in questo momento. Ve lo spiegherò in un prossimo video. Voi, per rimanere aggiornati, non dovete fare altro che cliccare qua sotto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Come già detto, saprete tutto di Sora e non solo in dei prossimi video. Da parte mia ovviamente un saluto e alla prossima. Mi raccomando,